Buongiorno amici, guardate che giornata, è ancora il sole, siamo a novembre e pure qui la vita scorre, per cui scorre e noi dobbiamo mangiare, per cui per mangiare bene dovete seguire le ricette di Vinci-Cook. Oggi ripercorrerò una ricetta già fatta ma durante una lezione di scuola, per cui la gente magari non l'ha seguita bene, c'erano gli studenti che facevano domande che non erano pertinenti, quindi oggi vi rifarò velocissima una ricetta splendida che probabilmente non in molti conoscono, ma che vi fanno mangiare un pollo veramente saporito. Per il pollo ho fatto già una dissertazione su una precedente ricetta che vi invito ad andare a guardare. Guardatevi il pollo ai peperoni alla romana, perché parlo del pollo, di come viene fatto oggi, di come viene razzolato oggi, anzi no, razzolato no, portaccio vive in mezzo a milioni di polli, per cui se uno pia il cimurro o il raffreddore o piano tutto il milione di polli che stanno insieme. Quindi i polli oggi vanno un attimo selezionati. Io ho uno spacciatore di polli, eccolo qua, guardate che pollo, questo qua è uno spettacolo praticamente, quindi praticamente il mio pusher mi spaccia la carne e i polli diciamo un po' meglio di quelli che si trovano in giro. Quindi aspettate un attimo che poso il pollo. Come faremo sto pollo? Sto pollo oggi non dobbiamo fare niente, è sabato quindi non c'abbiamo molto da lavorare, non ci vado a lavorare, stiamo a Roma per cui figuriamoci se ci vado a lavorare, per cui adesso vi insegno il pollo intero come si fa, mezz'ora, ve ne andate a spasso, quando tornate gli fate un altro pochettino e mangiate un pollo eccezionale, buonissimo, saporitissimo e finalmente senza ma sto pollo non sa di niente, per cui seguitevi. Allora, ricominciamo. Dunque, per fare il pollo al vapore, che dopo lo sfrigiciamo un pochettino, gli facciamo prendere un pochettino di vita, ma alla fine se vediamo dopo. Che cosa servirà? Una bella pentola dove avete un coperchio che chiaramente vi fa vedere che ci sta a fare il pollo dentro la pentola e magari con uno sfiato al vapore, insomma, oppure un pochettino aperto, insomma, il succo del discorso è che lo fa al vapore, ma dovreste cercare di vedere che ciuffolo succede dentro. Allora, detto questo, vi serve una pentola bella capiente che chiaramente ci deve entrare il pollo intero senza toccarlo, non gli dobbiamo fare niente al pollo. Però qual è il problema? Che siccome ci mettiamo l'acqua di sotto, l'acqua, ma come mettiamo l'acqua? Per favore, sono ricette di Vinci-Cook, ci va l'acqua perché dopo vi dico che cosa ci dovete fare. Non è all'acqua, al vapore, no, non mi piace il pollo, a me piace il rosto, alla fine non fa mai rosto, seguitemi fino alla fine. Allora, serve una pentola, eccola qua la pentola, vedi la pentola? Abbastanza crescente. Però che dobbiamo fare? Siccome sotto abbiamo l'acqua, dobbiamo mettere l'acqua e non deve toccare il pollo, lo dobbiamo alzare un pochetto. Allora che ci serve? Ho portato un pochettino tutti i cazzettini che c'avevo dentro la cucina, uno di questi per me va bene, mo ve li dico, poi voi se avete altri ve li dico altri due. Allora fate conto che voi dovete poggiare il piatto sul fondo e sopra ci poggiate il pollo, ok? Solo per tenerlo un po' alzato, quindi dovete trovare qualche sistema, questo è il più rozzo di tutti, per sollevare il pollo. Ci potete mettere i cucchiai, ci potete mettere un coppa pasta così, oppure se ce l'avete così, e insomma, perché dopo il piatto lo mettete così e sopra ci poggiate il pollo, chiaramente ci deve andare sopra il pollo, quindi trovate qualsiasi cosa, potete prendere anche una tazzina di caffè, forse è alta, l'importante è che il pollo poi lo potete chiudere col coperchio, quindi trovate quello che vi pare, mettete così e ci mettete il piatto sopra il pollo, ci mettiamo il pollo, dopodiché chiudiamo, ok? Sotto poi mettiamo l'acqua, poi nell'acqua che cosa ci andiamo a mettere? Nell'acqua però ci vogliono intrugli di Vinci-Cook, se no che vuol dire che fa? Non sa fare di niente sto pollo, quindi prima di mettere tutto quanto il pollo qui dentro dobbiamo mettere l'acqua, quindi andiamo a mettere l'acqua. Allora mettiamo l'acqua, mettiamo dell'acqua sotto, abbondante l'acqua, soprattutto se è andata a spasso durante la cottura del pollo. L'acqua, mi raccomando, deve non bagnare il pollo, quindi ok, ne mettete abbastanza. Ecco qua più o meno, vedete? A me non tocca il fondo, cioè non ha riempito, quindi il pollo sta bene, non sta a mollo. Allora a questo punto che cosa ci va? Ci va un po' di roba.
Adesso io ve le dico così, non vi preoccupate perché tanto dopo nella ricetta trovate tutte le cose esattamente. Io c'ho un pollo enorme perché come dicevo prima, c'ho il pusher che mi spaccia sti polli che sono veramente buoni. Trovate voi un macellaio eccezionale. Leggetevi quello che ho scritto nella ricetta, lo so che parlo tanto, però che parlo? Io la mattina devo parlare, che posso fare? Se non volete parlare non mi seguite la mattina, andate a vedere le ricette di quelli un po' più bravi di me che vi fanno una capoccia così, ma poi a pietanza alzate la mazza perché non vi spiego come si fa. Secondo voi uno chef 5 stelle vi può dire come si fa la ricetta e quando ci vuole ci andate più a casa sua, al ristorante suo. Quindi vedete la ricetta, vi fa fregati, fessi e cornuti. Vi dice se fa così, uno dice ma veramente fa un po' schifo e quindi poi andate al suo ristorante. Detto ciò, seguite un attimo quello che dice Vicico, perché Vicico, essendoci stato, sa esattamente quello che c'era e come ha fatto, perché Vicico si informa, rompe le scatole alle cuoche, gli dice signor come hai fatta questa? E la signora dice ma sì vabbè, e allora mi dice come si fa e io ve le ridico tutte. Se volete seguire, mi seguite, se dite che parlo poco, molto e che fate come pare. Ho fatto una ricetta l'altro giorno dove non parlo proprio, vediamo com'è andata e poi mi dite se vi conviene che parlo o che non parlo più. Detto questo, andiamo a mettere nell'acqua quello che vi dice Vicicook. Chiaramente ho messo un paio di alghe che volevo fare. Poi mettiamo delle spezie varie, tra cui io qui ho delle essenze al limone, perché al limone non c'è male. Poi ci metto un pochettino di senape a pallini, perché a pallini gli dà un po' di sapore sotto sotto. Buttate tutto nell'acqua così, dove pare, dove voglio. Poi ci mettiamo un pochettino di zenzero, come vi pare, o a pezzi o in polvere o come vi pare, e lo buttate dentro nell'acqua, proprio così. Poi ci mettiamo delle bacche di ginepro, ce l'avete? Se non ce l'avete non importa, però se ce l'avete è molto meglio, per cui le buttiamo dentro all'acqua. Questa acqua dopo diventerà bollente, quindi tutto questo se scioglie, se indurisce, emana dei vapori, il pepe che vuol dire fa? Abbastanza abbondante. Se ce l'avete anche un peperoncino, poi ci metterete della Santoreggia se ce l'avete, se ce l'avete non vi cazzate, non è colpa mia, ci vuole la Santoreggia, come ci volete. Poi ci mettiamo del coriandolo, ma ripeto, ve le dico tutte, un pochettino di aceto, vedete l'aceto quanto ce n'è? Ecco qua, vedete l'aceto? Ecco qua, un pochettino, buttiamo dentro, sempre in dogoglio. Poi mezzo limone ce lo spremiamo dentro, con i semi, senza semi, come vi pare, tanto serve il profumo. Mettiamo anche un po' di sale nell'acqua perché così gli diamo una saporita anche a tutto il pollo. Il pollo non lo dobbiamo toccare, praticamente non lo dobbiamo fare, chiaramente è viscerato deve essere il pollo. Dopodiché, che vuol dire fa? Qui c'è l'amore della mia vita, le erbette, una volta l'amore della mia vita erano altre cose, oggi è che è qua, queste sono le erbette. Allora, rosmarino come se piovesse, buttato lì, tanto dopo si squaglia tutto. Questo è origano in foglie. Timo come se piovesse. A questo punto avete visto tutto qua buttato così come in dogoglio. E a questo punto ci mettiamo il nostro piatto e ci andiamo a depositare il nostro mostro. Guardate che bellezza. E il pollo, guardate quanto è bello. Viene voglia di mangiarlo già così. A questo punto mettete il coperchio e accendete. Qual è la ricetta più facile di questa qua? Ma se è una ricetta di Vicico, non certo quella dell'Artri. Mi raccomando, mettete il like qua a sinistra, mettete il like, condividete, iscrivetevi, ditelo ai vicini, a tutti i parenti che avete. C'è uno matto che fa le ricette una più buona dell'altro. Mi raccomando, mi serve per diventare milionario. A questo punto accendete in un fuoco moderatamente a metà, medio, insomma l'acqua deve bollire, deve mandare le essenze che vanno a profumare tutto il pollo. Poi il pollo quando è pronto, lo vedremo, ci vorrà
non lo so, sto pollo è bello grosso, quindi ci vorranno una quarantina di minuti, 45, però non lo dovete far spappolare, perché vi dico che dovete guardarlo. Innanzitutto deve essere una chiusura abbastanza ermetica, perché sennò il vapore se ne va tutto. L'acqua deve rimanere là. Mi raccomando, ogni tanto controllate se per caso non c'è più acqua, perché sennò poi si brucia tutto. Quindi se l'acqua ne avete messa troppo poca, aprite e rimboccate un pochettino d'acqua, tiepida, calda, fredda, non fa niente, basta che ci sia sempre l'acqua, se no le erbette si bruciano e poi il pollo lo buttiamo. Quindi ci vedremo fra una quarantina minuti, 45, quando il pollo sta quasi per essere cotto perfettamente, lo togliamo, lo tagliamo a pezzettini, perché a quel punto e gli diamo una rosolata come meglio credete voi, come vi pare, tanto è buono, già ormai l'ha preso tutto, quindi pure se sbagliate a rosolarlo il pollo verrà buono uguale, perché è la ricetta di Vinci Cook. Mi raccomando, ci vedremo fra un po', 40-45 minuti. E il pollo mio, e il pollo vostro se è piccoletto magari ci vogliono 20 minuti, quindi mi raccomando, quando il pollo sta quasi per essere cotto. Allora amici, è passato circa 45 minuti, ma ripeto, il mio pollo era grandissimo, quindi non lo so il vostro come è andato. Circa 45 minuti. Andiamo a vedere se il nostro pollo è pronto. Allora, il nostro pollo è pronto quando facendo un taglio qui abbastanza profondo, praticamente vedete che dentro è tutto cotto. A questo punto, quando siete proprio a non avere un pollo che si sfalda, spegniamo tutto, lo scoliamo, lo lasciamo un attimo raffreddare, lo tagliamo a pezzettini e lo ripassiamo in una padella, nella stessa pentola, quello che volete, anche con le stesse spezie che noi abbiamo messo dentro, le possiamo mettere a soffriggere in una padella e rosoliamo il pollo, facciamo finire la cottura in una padella. Ci vediamo fra 2 minuti dopo che l'ho tagliato a pezzettini. Allora, abbiamo messo il pollo a rosolare in una padella con qualcosa che delle spezie che abbiamo lasciato e un paio di agli. Io in questo caso avevo l'aglione, quindi ho usato l'aglione e adesso si sta rosolando in padella. Aspettiamo che si ritiri un po' tutto il brodo e poi quando c'è una bella cremina è ora da mangiare ancora più. Io sono andato a spasso dopo che si è cotto e quindi adesso lo sto facendo riprendere un po'. Chiaramente vi ricordo che tutto il grasso del pollo sta tutto dentro l'acqua, per cui è anche sgrassato, quindi è un pollo buono, sgrassato e pieno di aromi, sapori. Quando ritenete che il pollo sia arrivato a destinazione, cioè se si è cotto, abbrustolito, tostato, mantecato, fatto quello che pare a voi, la nostra ricetta è pronta, eccola qua, come vedete al fratello, il pollo è uno spettacolo, è profumatissimo, buonissimo, saporosissimo, sa di qualcosa e non delle schifezze di quelli che fanno altri. E che vedevo lì, buon pranzo, buon tutto, iscrivetevi qua a sinistra, qua, vedete qua, condividete, mi raccomando, non vorrei diventare ricco prima di nuovo,